Siamo qui stasera per illustrarvi la strumentazione che utilizziamo nelle indagini. Innanzitutto, diciamo, strumentazione di rilevazione delle entità, dunque K2 che diciamo capta le onde elettromagnetiche delle entità. Come vedete si accende, in questo caso la luce ferma verde, nella presenza che c'è nell'indagine può variare da un verde fino a un rosso intenso. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'entità è abbastanza forte quando arriva dall'arancione in su, mentre quando la colorazione rimane bassa vuol dire che è un'entità che però ha poca energia. Anche questo è uno strumento che qualche volta viene utilizzato nelle indagini per fare delle domande precise. La tavoletta con il pendolino, sapete che il pendolo ha un'energia tutta sua e viene caricato naturalmente prima di utilizzarlo, è molto importante, e si fanno delle domande ben precise. Il pendolo sulla tavola può indicare il sì in maniera orizzontale, in questa maniera, il no verticale, ok, e anche il forse in maniera trasversale, dunque vuol dire non lo so, e dunque è abbastanza preciso nelle risposte che possiamo avere. Un altro strumento che io ho, diciamo, scoperto da poco tempo, però l'ho trovato molto utile, è veramente bello come strumento. Questo è uno strumento semplice, parliamo di un libro, è il libro delle risposte. Come vedete al suo interno non c'è scritto nulla a parte risposte, ogni pagina una risposta diversa. È come tutti gli strumenti che utilizziamo, come il pendolino e come gli altri strumenti, va caricato prima di utilizzarlo, dunque in questa maniera, con la copertina rigida appoggiata dai lati, si carica con la propria energia, dunque in questa maniera si fa una domanda specifica a cui si desidera una risposta, va sfogliato con un dito, col pollice, in questa maniera più volte, ok, e poi si apre e si ha praticamente la risposta desiderata, ok. Ecco, questo è un bel strumento molto semplice, però torno a ripetere, l'ho scoperto da poco tempo, però abbiamo avuto veramente un aiuto molto grande grazie a questo libro delle risposte. Poi un altro strumento molto particolare, però di una conoscenza molto antica, io ne vado molto orgogliosa di questo strumentino qua, che è fatto di dadi, vedete, sono dei dadi, tra l'altro particolari perché in alcuni lati non ci sono le lettere, devono essere numerati nella maniera giusta e scritti anche nella maniera giusta. E sono anche questo è uno strumento di comunicazione, vengono caricati e lanciati, e naturalmente una volta lanciati dovrebbe uscire la risposta dalla parte dell'entità. Tengo a precisare che questo è un metodo molto diciamo antico, e io ho preso spunto appunto da Lorraine Warren, perché li utilizzava molto spesso nelle sue indagini, nei suoi soprattutto sopralluoghi nelle case infestate, e devo dire che funzionano molto bene. Se caricati con la dovuta maniera abbiamo le risposte dall'altra parte in maniera adeguata. Un altro strumento che utilizziamo spesso è la REM Pod, è questo qui, praticamente è un rilevatore di movimento. L'antenna capta se un oggetto gli arriva, praticamente così posso aumentare il raggio dell'antenna, e le entità hanno una diversa forza e le 4 lucette che sono lì si illuminano in base alla forza dell'entità. Altro strumento utilizzabile nelle indagini, le nostre bacchettine. Noi siamo un po' inesperti perché non è da molto che le abbiamo prese, abbiamo preso spunto da un altro gruppo che le ha utilizzate, ne siamo rimasti affascinati proprio perché sono molto precise.
innanzitutto vanno impugnate in questa maniera, ok? Però voglio precisare che le bacchettine sono indipendenti dalla mia mano, perché come vedete sono dentro un cilindro e sono indipendenti, dunque si muovono da sole e non sono io che le muovo. Sono precise perché quando io chiedo all'entità un sì, magari incrociando in questa maniera, le bacchette automaticamente da sole fanno questo lavoro. Se chiedo un no, allargando, allora se è un no, la bacchetta si allarga in questo sistema. Sono sostanzialmente molto precise anche per sapere il numero delle entità presenti nel luogo e dunque le bacchettine si incrociano più volte e viene fuori il numero esatto delle presenze che abbiamo nell'indagine. Per cui un ottimo strumento, torno a ripetere, ancora siamo un po' inesperti, però l'abbiamo già provato. Allora, qua abbiamo due strumenti che, se devo dire la verità e essere onesta, non li abbiamo ancora portati nelle indagini, perché sono strumenti molto particolari e non mi piace dire la parola pericolosi, perché basta saperli gestire e basta saperli aprire e chiudere nella maniera esatta. La famosissima tavola Ouija, che penso che tutti conoscono proprio perché l'hanno marchiata come pericolosa, l'hanno marchiata come un portale che porta dentro di tutto. Certo, questa sostanzialmente in parte è vero, però è naturalmente pericolosa per chi la usa come un gioco e non sa cosa va incontro. È una porta che può aprire veramente il mondo dell'aldilà. Intanto va caricata nella maniera adeguata, va aperta, ok? E abbiamo la planchette, ok? La planchette è lo strumento che ci indica, in base alle domande, il nome dell'entità, la data di nascita o l'età stessa, e dunque gira in questa maniera attraverso proprio alla domanda. C'è il yes per il sì, no per il no, ok? Se l'entità decide di chiudere, va direttamente nel goodbye e si chiude, ok? Diciamo che sostanzialmente una persona che utilizza questo strumento deve essere consapevole che non è uno strumento di gioco, ma è un portale che si collega con le anime che sono dall'altra parte. Un consiglio che posso dare è di utilizzarla veramente con molta responsabilità, perché non si sa mai dall'altra parte realmente chi c'è. La tavola Ouija può rispondere a un nome, per esempio io posso chiedere: vorrei parlare con mia nonna, mi dà il nome di mia nonna, ma magari non è mia nonna, perché noi non abbiamo la possibilità di sapere chi realmente c'è dall'altra parte. È uno strumento comunque molto importante nelle connessioni con gli spiriti, ecco, questo volevo dire. D'altro canto, collegabile, io ho fatto arrivare da Londra uno strumento che posso dire che qui in Italia ci sono pochi gruppi di Ghost Hunters che hanno. Lo sto diciamo gestendo adesso piano piano, perché è una tavola molto importante. Anche questa, come i dadi, è una tavola molto antica, sebbene sia stata rifatta in forma moderna, però se voi guardate il coperchio all'interno raffigura il famosissimo Baron Sandy, che è il traghettatore dei morti, e veniva utilizzata proprio nell'antichità, ok, anche dalla famosissima, per chi ha un po' di conoscenza, Marie Laveau, che era praticamente una strega bianca che utilizzava tanto la tabula mortem per mettersi in connessione con i propri antenati. Se voi guardate, anche la tabula mortem ha una planchette. Allora dite, la domanda più frequente: che differenza c'è tra la Ouija e la mortem? Allora, la mortem ha una planchette che possiamo utilizzare come esattamente la planchette della Ouija, in questa maniera, ok? Però la sua vera origine della planchette è usarla come un pendolo. Il pendolino che vi ho fatto vedere prima si lascia fermo e comincia a oscillare da solo, mentre la planchette della tabula mortem va spinta all'inizio,
ok? Poi lei gira e fa vedere un po' le risposte dove noi abbiamo fatto delle domande. La differenza qual è? È più completa, perché mentre la Ouija ha solo le lettere dell'alfabeto, ha solo la numerazione yes, no e goodbye, qua io invece posso spaziare perché ho vari significati. Ho sia le lettere dell'alfabeto, sia la numerazione, poi ho i 4 segni, terra, acqua, fuoco e aria, eccoli qui, e ho anche il significato che si può collegare tranquillamente alla risposta dell'entità delle rune, eccole qua. Ogni pezzettino di questi simboli, che è una runa, ha un significato diverso, che è collegabile, e poi si riesce a formulare una vera e propria risposta come fosse un discorso. È utilizzabile la tabula morte per avere ancora un riscontro maggiore. Noi di solito, quando facciamo le indagini, io personalmente raccolgo un oggetto del posto perché è carico di quel tipo di energia, viene purificato, e ne ho fatto, diciamo, un po' un piccolo museo a casa mia, no? Dunque appoggiare un oggetto come ho fatto qui nella tabula morte sopra, questo per esempio è un sasso che io ho trovato proprio su un balcone del paese abbandonato di Fumegai qui a Belluno. Se io voglio mettermi in connessione con l'entità con cui ho parlato a Fumegai, non farò altro che appoggiare questo oggetto che è carico della propria energia di Fumegai, e vado a diciamo a fare le domande precise con la planchette, e mi metto in comunicazione con l'entità di cui ho fatto l'indagine. Per cui veramente una tavola molto completa, molto anche particolare. Questa invece, a differenza della Ouija, che tante volte si può avere per chi è inesperto, avere difficoltà nella chiusura, ok? Nella tabula morte basta girare la planchette. Abbiamo quasi terminato nel farvi vedere l'esposizione dei nostri strumenti. Diciamo che uno dei strumenti per noi molto utile, diciamo uno dei più importanti anche, è proprio la black box, che abbiamo un'applicazione dentro al nostro tablet. In questo caso vi sto facendo vedere il telefono, ma noi utilizziamo il tablet. È un'applicazione, intendo dire, non gratis, ecco, è a pagamento, e rileva, diciamo, filtra quello che è le tracce. Sappiamo che tutto ciò che è metafonia viene rilevato attraverso le tracce radio, ok? O vari strumenti di cui possono essere filtrate poi e sentite le voci dell'entità. Uno dei metodi più vecchi, proprio di Ed e Lorraine Warren, era il famoso registratore a nastri che loro utilizzavano nei luoghi dove andavano a fare queste indagini e a mettersi in contatto con l'entità. Adesso noi ci avvaliamo di questa strumentazione, che è sicuramente molto più avanzata, sebbene le tracce di questa black box, come sentite, sono sporche perché appunto ci sono le onde radio dentro. E dunque, una volta che noi abbiamo finito l'indagine, che questa black box poi viene agganciata a un altro strumento che si chiama Zoom, ed è un registratore molto sofisticato che ha il potere di registrare le voci, e dunque non solo che io le sento attraverso le cuffie molto amplificate, ma automaticamente registra con un raggio di 120 gradi, per cui molto ampio. E dunque, una volta che noi abbiamo finito la registrazione, viene estrapolata, viene pulita la traccia, in modo da dare poi a voi il modo di vedere il video e cercare di capire molto meglio la parola per se stessa che viene percepita nella registrazione. E un altro strumentino particolare è proprio l'SLS, o la famosa cosiddetta Kinect. E questo, sebbene che voi adesso vedete l'immagine della mia casa dietro, però se voi vedete riesce diciamo a individuare le forme,
E per noi questo è un strumento molto utile, perché quando la REM pod comincia a suonare, dunque vuol dire che l'entità è vicino, perché è vicino all'antenna, la fa suonare, comincia ad illuminarsi, viene fuori proprio il classico omino che facevamo noi da piccoli, con la testina, le braccina, e dunque ci dà un'indicazione precisa della posizione esatta dove c'è l'entità. Ecco, questi sono i nostri strumenti che noi mettiamo in atto ogni volta che usciamo, sono utili tutti, e prossimamente faremo magari un altro video, se avrete piacere di vederlo, nel momento giusto e opportuno, perché non posso promettervi nulla, bisogna avere la giornata giusta, l'energia giusta per aprire uno di questi due strumenti, dunque la tavola morte o la tavola Ouija, e vederla in atto, vedere proprio una sessione di questa cosa. Tra le tante cose mi sono dimenticata di dire che nelle prossime indagini vorrò mettere in pratica quella che è anche la famosa scrittura automatica che utilizzano tante persone, che la possono fare logicamente, anche la scrittura automatica di cui ci si avvale di un quaderno bianco e una penna, è una connessione e si scrive, ma non siamo noi a scrivere, praticamente la penna va da sola, e ciò che viene fuori sono dei discorsi che poi ci si accorge che non sono nostri ma vengono dall'altra parte. Per cui spero di essere stata esaudiente, di avervi soddisfatto nella spiegazione dei nostri strumenti, e vi aspettiamo al prossimo video. Ciao a tutti, un bacione e grazie per il vostro supporto.